Buongiorno care amiche, come promesso ecco il tutorial delle campanelle. Visto che ci avviciniamo alle festività di Pasqua, ho voluto fare un simbolo di questa festività all'uncinetto. Allora, oggi vi propongo le campanelle in due versioni: questa versione che rimane più diritta al fondo e questa che invece rimane più stondata. La differenza è soltanto nell'ultimo giro, quindi non vi preoccupate, faremo il tutorial passo passo. Allora, vi dico subito che ho utilizzato per fare queste campanelle del cordonetto come questo, che ho lavorato con un uncinetto numero 3, quindi mi richiedeva un numero 4, 4 e mezzo. Io ho utilizzato il 3 semplicemente per conferire ancora più rigidità alle campanelle che stanno su da sole, non hanno bisogno di essere inamidate. Dopodiché ci servirà un ago da lana, poi facoltativo un marcapunti e la nostra forbice. Bene, io vi invito a seguire il tutorial fino alla fine. Se vi è piaciuto mettetemi un like. Con l'occasione auguro a tutti serene festività, soprattutto festività di pace e di salute, che in questo momento ne abbiamo tanto bisogno, e vi rimando al tutorial. Allora, partiamo subito con il nostro tutorial facendo un anello magico. Abbiate l'accortezza di farlo non proprio in punta al vostro filato, ma di lasciare circa 10 cm di filato, che poi vi dirò a che cosa serve. Allora, anello magico, facciamo un semplice nodino. Io almeno lo faccio così, il mio anello magico. Tiriamo fuori il cappietto, inseriamo il nostro uncinetto e fermiamo il tutto con una catenella. Dopodiché eseguiamo 8 maglie basse all'interno del nostro anello magico. 1, 2, 3, 4. Per chi non si ricordasse come si fa la maglia bassa, vi lascio poi i riferimenti dei miei tutorial. 5, 6, 7, 8. Ecco qua, abbiamo finito il nostro primo giro. Aggiustiamo il filo, il cappietto dell'anello magico, tiriamo il cordoncino, non stringiamo forte, adesso vi spiego il perché. Reinseriamo di nuovo il nostro uncinetto e chiudiamo nel primo dei nostri punti bassi, vale a dire qua, con un punto bassissimo. Ecco qua. E questo è il nostro primo giro. Secondo giro, ci alziamo di una catenella ed eseguiamo un aumento per ogni maglia bassa. La catenella non costituirà un punto, quindi dovremo andare a lavorare direttamente sotto alla base della nostra catenella, che non costituisce punto. Quindi iniziamo: per ogni maglia bassa del giro precedente faremo 2 maglie basse, quindi da 8 diventeranno 16 e le contiamo insieme. 1, il cordonetto alle volte è un pochino duro da lavorare, aspettate perché si è incastrato, ecco qua, 1, e io consiglio alla prima maglia bassa eseguita di mettere il marcapunti. Se invece capite comunque di riconoscere dov'è la fine del giro, potete anche non metterlo. 1, 2, 3, 4, eseguo 2 maglie basse per ogni maglia bassa del giro precedente. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e sono arrivata alle ultime 2 maglie basse, 15 e 16. E adesso qui vi volevo fare vedere, notare una cosa. Allora, qui siamo sicuri con il marcapunti di trovare il punto dove noi dobbiamo chiudere andare a chiudere con una maglia bassissima. Perché? Io ho lavorato l'ultimo punto. Questo è un punto che non esiste perché sarebbe praticamente il punto di chiusura del giro precedente. E questa invece, questa piccolina, è la catenella con la quale mi alzo, quindi questa è la prima maglia bassa del giro precedente. Ecco perché io preferisco mettere il marcapunti, altrimenti mi confondo. Lo tolgo e vado a chiudere con una maglia bassissima qui. Ecco qua. Adesso, prima di procedere con il nostro terzo giro, dobbiamo fare un'operazione. Togliamo un attimo, allarghiamo la nostra asola, chiudiamo il nostro anello magico, prendiamo il nostro ago, lo inseriamo nel filato che abbiamo lasciato all'inizio e il nostro ago lo facciamo passare all'interno del centro, chiudiamolo ancora un attimino, del centro del nostro anello magico, lo tiriamo fuori, dopodiché lo facciamo ripassare nuovamente nel centro dalla parte opposta, quindi da questa parte, ecco qua. Qua decidete l'altezza del gancetto della vostra campanella, cioè questo. Quindi decidete un'altezza che vi vada bene, per esempio questa, e lo puntate dietro con il vostro filato. Lo dovete fare adesso perché dopo risulterà difficile girare la campanella al contrario. Facciamo un nodo di sicurezza, facciamo ancora un punto per essere sicuri che non scappi nulla, tagliamo e abbiamo creato il gancetto della nostra catenella. Adesso possiamo procedere con il terzo giro. Allora, mi alzo di una catenella in questa maniera ed eseguo la prima maglia bassa direttamente nella maglia sottostante. 1, prendo il mio marcapunti, lo metto qui sopra in cima ed eseguo per ogni maglia bassa una maglia bassa senza fare aumenti, quindi 16 maglie basse e ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla 15ª maglia, 16 maglie basse e vedete che qui è di nuovo come prima. Questo è il punto di chiusura del giro precedente, questa è la catenella con la quale mi sono alzata e questa è l'asola che io devo utilizzare per la chiusura del punto. Quindi tolgo il mio marcapunti, inserisco l'uncinetto nella prima maglia del giro, maglia bassa del giro precedente e chiudo con un punto bassissimo. Questo è il mio terzo giro. Comincerete a notare che la campana comincia a curvarsi un attimino. Allora, questo è il terzo giro. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo giro andranno fatti in maniera identica al terzo giro. Quindi 16 maglie basse, una per cada una delle maglie basse del giro precedente. Facciamo l'inizio del quarto giro, dopodiché ci vediamo al settimo giro. Quindi ci alziamo con un punto di catenella e andiamo direttamente nella maglia bassa che è alla base della mia catenella. Creiamo il nostro primo punto. Nell'asola, nella trecciolina del punto che ho appena fatto, metto il marcapunti e quello sarà il punto in cui chiuderò il mio quarto giro. Bene, una maglia bassa per ogni maglia bassa del giro precedente, quindi 16, io in genere le conto
e ci vediamo alla fine del nostro settimo giro. Eccoci qua, io sono arrivata alla fine del settimo giro, contiamoli insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questo è il settimo giro. Mi manca ancora da fare un punto basso, il mio 16°, dopodiché tolgo il mio marcapunti e mi chiudo nel primo punto del giro precedente. Ecco qua. Magari tiriamo un attimino la catenella di modo che non si formino punti troppo larghi e ci siamo. Ottavo e nono giro si eseguiranno in questa maniera. Sempre mi alzo di una catenella, ma adesso devo fare un aumento ogni 2 maglie, cioè da 16 maglie basse io alla fine del giro ne devo avere 24 in questa maniera. Nella prima ne faccio una normalmente, una maglia bassa e metto il mio marcapunti in cima. Dopodiché faccio un aumento, quindi 1 e 2. In quella successiva ne faccio 1, in quella successiva ne faccio 2, 1 e 2, alternando una maglia bassa a un aumento, 1 e 2. Alla fine del giro io avrò 24 maglie basse, voi contatele pure tranquillamente. Procediamo, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, 1 e 2, ops, e 2, una maglia bassa e un aumento, 1 e 2 e finisco con una maglia bassa. Adesso vado a posizionarmi dove c'è il mio marcapunti, lo estraggo, inserisco il mio uncinetto e faccio un punto bassissimo di chiusura del giro. Il nono e penultimo giro è semplicemente una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, quindi 24. Ci alziamo, iniziamo, puntiamo il nostro marcapunti e ci vediamo alla fine del nono e penultimo giro. Eccoci qua, sono arrivata al mio 24° punto, chiudo con un punto bassissimo e la mia campanella è finita, ha bisogno soltanto dell'ultimo giro. Adesso vi faccio vedere come fare l'ultimo giro per avere una campanella o così, cioè praticamente chiamiamola diritta, ecco, oppure un attimino stondata. Quindi, se voi la volete eseguire così, diritta, che cada diritta, farete in questa maniera. Ci alziamo di un punto della solita catenella e ci andiamo a collocare nella maglia successiva facendo un punto bassissimo. Dopodiché nella prossima maglia un altro punto bassissimo, nella prossima maglia un altro punto bassissimo e così fino alla fine del giro e la nostra campanella verrà diritta. Se invece voi volete ottenere questa campanella un pochino che si allarga al fondo, si procederà in questa maniera. Torniamo indietro. Sempre la nostra catenella per alzarci e in questo caso faremo un punto bassissimo, ma prima di collocarci nel punto successivo ci alzeremo di nuovo di una catenella e faremo un altro punto basso, scusate, bassissimo, catenella, punto bassissimo, catenella, punto bassissimo. Quindi la differenza è nella catenella. Se volete che cada diritta la vostra campanella, non eseguite la catenella prima del punto bassissimo.
Se invece volete che la che la campana venga un attimino smussata al fondo, più larga, che si allarga, farete il punto di catenella. Quindi la differenza sta soltanto nell'ultimo giro. Adesso vedete che si sta allargando? Adesso la chiudiamo in questa maniera, sempre con una catenella. Vedete, è molto semplice questa campanella, oltretutto abbiamo fatto il tutorial quasi passo passo e quindi in un quarto d'ora ve la cavate. Poi potete anche aggiungere dei nastrini, delle decorazioni, come vi fa più piacere. Allora, eccoci qua, abbiamo quasi finito. Catenella e maglia bassissima in ogni maglia del giro sottostante. Eccoci qua, questo è il mio ultimo punto, eseguo la catenella e mi vado a chiudere nel primo punto del giro sottostante. Allora, tagliamo, tiriamo il nostro filato e non ci resterà altro che con il nostro ago andare a nascondere il filo. Bene, questa è la nostra catenella, guardate che la nostra campanella, guardate che carina, è uguale a questa, vedete? Se invece voi non aveste fatto la catena per alzarvi, la catenella per alzarvi, vi sarebbe venuta più diritta. Io con queste 3 campanelle vi saluto, vi auguro una buona festività e ci vediamo al nostro prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera!